Siamo arrivati alla numero 20 e oggi siamo in compagnia di Michelangelo Melis. Benvenuto. Ciao Simo, grazie mille. Puntata numero 20, quindi oggi si festeggia. Si festeggia? No, non è necessario. E tu mi hai chiamato qua e non si festeggia. Cioè, puntata numero 20 e non si festeggia. No. Io dico che invece si festeggia. Michelangelo? Abbiamo perso Michelangelo, momentaneamente sparito. Puntata numero 20, io dico che invece si festeggia. Bello, no? Bellissimo. Quindi festeggiamo. Festeggiamo. Ok. Però allora io direi magari cambiamo setup, ci facciamo una chiacchierata io e te face to face, basta con questi sfondi finti. Miki, questo è il format, questo è lo sfondo. Non sai come si cambia? Non... Penso io. Come cazzo hai fatto? Simone, non è che ti posso spiegare proprio tutto. Ma comunque, io ti avevo detto che dovevamo festeggiare, quindi festeggiamo. Festeggiamo. Allora, connectando, 20° episodio, quindi, giusto? 20° episodio, siamo arrivati al 20°. Ecco a te. Come è nato tutto? Come è nato tutto? Questa è una bella domanda, ma devi intervistare tu a me o io a te? Per adesso direi che intervisto io a te. Cin. Cin cin. Salute. E non... Chi è una poia? No. No, non si va, no. Spiritualità qua, Spiritualità. Mm. Ah. Quindi siamo in un posto non meglio definito, non possiamo dire dove siamo. Non si può. Siamo nella stanza dello spirito e del tempo di Simone. Qui è nato qui, connectando? È nato lì. È nato lì. Voi non potete sapere cosa c'è lì. Vero? Questo è appannaggio degli iscritti al servizio. C'è un servizio premium di Connectando? Ci sarà il servizio premium. Oggi spoileriamo un po' di novità. Innanzitutto questa. Molto piacere di conoscervi a tutti. In spagnolo come si può dire? Mucho placer. L'informazione non solo errata ma anche fuorviante. Si sconsiglia vivamente l'uso di mucho placer, il cui significato, allude ad altro. Chi ha orecchie per intendere, intenda. La traduzione corretta è mucho gusto. Ma a Michelangelo lasciamoli credere che fosse giusta. In realtà l'ho fatto apposta per garantirgli qualche bella figura di me. No, non è vero, ho sbagliato e basta, ciao. Mucho placer de conocerlos. Conoceros. Mucho placer de conoceros a todos los escuchadores. Più o meno. Questo però in italiano, A tutti gli ascoltatori di Connectando. Bello. Poi ci sarà modo di introdurmi anche a quelli spagnoli. Ispanoparlanti. Ispanoparlanti, esatto. Io mi chiamo Michelangelo, sono un collega di teatro di Simone, ci siamo conosciuti così. Sin da subito è scattato qualcosa tra di noi. Non si può ben definire cosa, magari nella versione premium di Connectando lo scoprirete. E niente, siamo qua perché condividiamo appunto un po' di passioni in comune, un po' di idee anche in comune, vero? Yes. Sì, Michelangelo, ti sei presentato col nome? Sì, Michelangelo Melis. 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 È un ragazzo sardo. Sono un ragazzo sardo di 28 anni. Sì. Te li porti abbastanza bene. Me li porto abbastanza male, perché ho tolto la barba. Dopo varie peripezie, io lavoro nell'hospitality, quindi a contatto con le persone, però la cosa che mi ha formato in maniera più particolare è sicuramente un insieme di sedute da uno psicologo, che sono state molto formative, ho scoperto veramente tante cose, poi ho fatto anche diversi viaggi, mi hanno fatto conoscere persone, mondi diversi, e insomma, diciamo che dopo tutta questa serie di esperienze ho capito che ci sono delle cose che vale la pena magari raccontare alle persone. Perfetto, ma prima di partire in quinta, diciamo subito, non so se si fosse capito, che Michelangelo è un nostro collaboratore, nel senso che ce lo ritroveremo più di una volta ad accompagnarci. Potrebbe succedere. Nelle interviste. Se ne avrete piacere, commentate, scrivete se avrete piacere di avermi anche nelle prossime puntate, anche se non mi conoscete, però. No, abbiamo già una mezza parola con il nostro
maestro insegnante di teatro, dovremo riuscire a intervistarlo entrambi. A trovarci. Sono sicuro che sarà un episodio molto interessante. Molto interessante, sì. Sì. Ma torniamo a bomba. Vamos. Quindi siamo qua per il 20° episodio di Connectando. È il 20° episodio di Connectando, sì. E oggi facciamo un'intervista un po' doppia. Però prima di conoscere Michelangelo, il nostro futuro collaboratore più nel dettaglio, devo introdurre un po' di novità. Iniziamo con Virginia Toro, l'astrologa. Ok. Oltre alla collaborazione con Michelangelo, da però intervistatore, la collaborazione con Virginia Toro, l'astrologa, se non sbaglio la trovate nella puntata numero 9, è la seguente. Virginia si è offerta di leggere, diciamo in maniera riassuntiva, altrimenti ci vorrebbe troppo tempo, la carta natale a tutte le persone che ne hanno... Ne hanno? Piacere. Ne hanno piacere, sì. Che tengono il placer di hacerlo. Più o meno, dai. Más o menos. Molto interessante, sì. Ci sono anche altre novità, dicevi? Ci sono anche altre novità. Oggi l'avevo annunciato nella presentazione del podcast. Oggi spieghiamo perché questo nome e perché questo logo. Beh, non lo posso spiegare di certo io, quindi... Qual è il nome? Connectando. È il logo, insomma, il simboletto, il disegnetto che trovate nella scritta Connectando, se ci avete fatto caso, è una piramide, un triangolo rovesciato sopra la A, che in qualche modo va a formare due triangoli che si toccano nei loro vertici, no? Due piramidi in un certo qual modo. Come nasce questo? Tu... Allora, forse... Simone ha avuto un'esperienza molto particolare che l'ha formato, si può dire? mettiamola così, dai. Che l'ha formato in maniera... Ci sono diversi tipi di formazione, non per forza la formazione deve essere accademica, ci può essere anche magari la formazione spirituale. Questa esperienza che ha fatto Simone è stata sicuramente molto formativa a livello spirituale. Simone, introduci insomma questo argomento che è molto corposo, c'è molta carne al fuoco. Sì, però cerchiamo di riassumerlo, altrimenti non la finiamo più. Fondamentalmente, a cavallo di una crisi esistenziale, ho fatto un viaggio in Perù, un viaggio esteriore ma soprattutto interiore, con Huiccio, con il curandero, sciamano, medico che ho intervistato nella puntata sulla ayahuasca. Ho fatto un percorso con lui in Perù, nella foresta amazzonica, e per farla breve, a un certo punto Huiccio mi disse durante un viaggio sciamanico: Simone, è come se cioè io vedo questo quando vedo te, due piramidi, una rovesciata sull'altra, i cui vertici si oscillano l'uno sull'altro senza mai però toccarsi, no? Come se non riuscissi a connettere. E poi un bel giorno, dopo il rientro dal Perù, che è successo? È successo che ho avuto una sorta di connessione, di intuizione. Ho detto, mi sa che ci siamo. E quel ci siamo è stato il podcast. Ho sentito proprio una chiamata interiore e mi sono detto, è arrivato il momento di fare qualcosa che mi arriva da dentro. E quindi è come se mi fossi connesso. È come se le due piramidi finalmente si fossero toccate. Io mi ricordo quando avevamo iniziato a parlare di questo podcast all'inizio, a parte che non c'era nessun tipo di esperienza a riguardo, ma poi mi ricordo c'era un po' di insicurezza a riguardo magari che ospiti chiamare, troverò gli ospiti. Adesso si è arrivato all'ospite numero 20. Quindi come è successo tutto questo? Cioè è stato una cosa naturale oppure all'inizio hai dovuto un po'... No, in realtà le persone le avevo già in mente prima di iniziare, già le conoscevo e poi una persona tira all'altra, quindi questo non è stato assolutamente difficile, cioè le persone arrivano. E siamo arrivati al 20, il 20 è un cambio di ciclo e quindi siamo qui anche per introdurre tutta una serie di novità, questa è la principale. Però prima di arrivare alla novità principale c'è ancora qualcos'altro che non mi ricordo, quindi guardo questo lo tagliamo, non lo so, vediamo un attimo. Non tagliamo niente. Guardiamo niente. Allora, Virginia l'abbiamo detta, il nome del podcast l'abbiamo detto, il collaboratore ce l'abbiamo. Ah, ok. Che va in ferie, ragazzi, deve dire che va in ferie. Mettiamoci anche questa, sì, dai, facciamo una piccola pausa
Questa esce il 14 agosto, un po' prima di Ferragosto, non so se sia il giorno migliore per farlo uscire. A Ferragosto? Beh, contando 14, che tutti 14. saranno... E quindi è il giorno prima. Il giorno prima. Beh sì, la gente... Ci può stare? È un pre-vacanza, quindi la Pre-vacanza. gente entra in pre-vacanza, fa qualcosa di light, sì, direi che ci sta. Perfetto, e quindi poi ci rivediamo a settembre. Ci rivediamo a settembre e inauguriamo anche una nuova rubrica, perché le rubriche finora sono 4, principalmente ne abbiamo fatta una, ne ho fatto una, spiritualità e crescita personale. Abbiamo fatto qualcosina di imprenditorialità e libertà finanziaria, qualcosina di benessere e salute, manca arte e intrattenimento, e vediamo se riusciamo a inaugurarla col nostro maestro di teatro Filippo. C'è anche un musicista, un percussionista molto interessante che vedremo se riusciamo a intervistarlo insieme. Però ci sarebbe una nuova rubrica, la quinta. Ok, La quinta essenza, che è fondamentalmente attualità, cioè nel senso, ok. invece di circoscriverci a un tema in particolare, Si si spazia Ok, molto bene. in lungo e in largo, Molto bene, molto bene. forse col pallino rosso. Addirittura. Quindi Attualità, sì, perché attualità col pallino rosso. spiritualità c'è la blu, salute e benessere c'è la verde, ognuno ha il suo colore, questa mi sa che sarà il rosso. Ok. E mi sa che abbiamo detto tutto. Questo lo devi dire tu. Abbiamo detto tutto? Mi sa di sì. Perfetto. Adesso introduciamo più a fondo, entriamo più nel dettaglio con la novità principale, il nostro collaboratore Michelangelo. Quindi direi che ne approfittiamo per fare un'intervista anche a Michelangelo, magari tu ne approfitti per intervistare un Certo, po' ci me facciamo. e poi ci vedremo insieme con qualche ospite. Molto volentieri. Bene, siamo qua per parlare di spiritualità e crescita personale? Perché Anche no? se è trasversale il ragazzo, condividiamo le stesse passioni, quindi le 4 rubriche le condividiamo, quindi può essere un'intervista A a tutto 360, tondo. 360 gradi. Sì, diciamo che con Simone ci siamo trovati subito perché siamo un po' dei tuttologi mancati, forse, dai. Cioè, abbiamo un sacco di passione, abbiamo un Per sacco ora. di... Per ora. Abbiamo un sacco di passione, abbiamo tanti interessi, siamo persone, per quello che abbiamo potuto vedere, di noi estremamente aperte. Ci piace parlare con persone che non conosciamo, aprirci a culture diverse, quindi questa è una cosa che abbiamo subito avuto modo di provare con Simone. E quindi questo, diciamo, è forse la cosa che a me personalmente contraddistingue di più, cioè il fatto di essere sempre stato aperto un po' a tutto. Non sono mai stato uno di quelli che si chiude in una ideologia fissa. Ho i miei punti cardine, però sono molto anche disposto a metterli in discussione se serve. Perfetto. Poi Michelangelo, lasceremo i contatti qua sotto, seguitelo perché è un personaggio interessante. Dicevo trasversale perché abbiamo un interesse, i 4 interessi in comune, l'arte, Certo, giusto? Imprenditorialità, certo, crescita personale, certo, salute e benessere. certo. Quindi di cosa parliamo? Diciamo che per introdurre, siamo figli della generazione di queste ultime generazioni, quindi generazioni un po' più aperte, che si interessano un po' di tutto e che vogliono riuscire a magari vivere una vita un po' più consapevole, ecco. Mm. Una vita vissuta con più consapevolezza e vissuta veramente, no? Penso che questo tu lo condividerai. Sì. Per me possiamo parlare, anche affrontare in maniera molto breve tutti e 4 i temi. Facciamo che magari ci dedichiamo un po' più alla crescita Vai, personale, arte, poi vediamo cosa vai, vai, succede. vai, vai. Allora, Sono qui per te. Michelangelo Melis, Mhm. sardo, Sardo, perfetto. Eh, Domanda a bruciapelo, che vai. cos'è per te la crescita personale barra spiritualità? Per me la crescita personale barra spiritualità è un qualcosa che ti avvicina alla versione migliore di te stesso, la versione di te stesso che vorresti veramente raggiungere, ti avvicina a quello che vorresti veramente essere, perché sento che in questa società, soprattutto magari in società un po' meno culturalmente sviluppate come può essere la Sardegna, dove ci sono meno stimoli da fuori, si tende quando si nasce magari ad avere un imprinting che è spesso dato dalla famiglia. Quindi magari tu ti senti che vorresti diventare un qualcosa, ma dall'altra parte senti che devi diventare qualcos'altro, che magari è imposto dalla famiglia, dalla società o dal posto dove vivi. E quindi per me la crescita personale, nello specifico, è stata l'opportunità di
capire che esiste un qualcosa di diverso rispetto a quello che ti insegnano i genitori, ti insegna la scuola del tuo paese o ti insegna la famiglia e anche la famiglia estesa. Quindi per me è sempre stato, per me crescita personale è sinonimo diretto di lettura. Io ho iniziato con la lettura. Il primo libro che mi ha cambiato la vita è stato Tools of Titans di Tim Ferriss, che Tim Ferriss è stato uno dei primi podcaster non so del mondo, però sicuramente uno dei primi podcaster americani. Ha raccolto interviste da praticamente qualsiasi tipo di persona esistente, spaziando dallo sport alla spiritualità, finanza, bla bla bla, e poi ha raccolto tutte le perle principali in un libro che si chiama appunto Tools of Titans. Dovrebbe essere gli strumenti dei giganti in italiano, qualcosa del genere, un mattone bello grande, che però ho divorato perché ero in un periodo della mia vita, stavo uscendo dall'adolescenza dove avevo fame di concetti, di imparare, di capire, di altre cose. E quel libro è stato veramente un game changer, come si dice, perché mi ha fatto capire che non importa se nella vita ci sono dei problemi, ma importa come li affronti. E lì ho avuto proprio il modo di vedere che il modo di affrontare i problemi non era solo quello di mia madre, mio padre o la mia famiglia estesa o la scuola, ma c'erano tantissime versioni di come si poteva affrontare un problema. E allora lì ho detto, cavolo, forse vale la pena indagare, continuare ad aprirmi sempre di più e vedere dove si può arrivare. Correva l'anno? Quanti anni avevi? Avevo 20 anni. Ma come è arrivato questo libro? È arrivato tramite Marco Montemagno, che è un altro podcaster, youtuber famosissimo italiano. Lui ne parlava in un libro e appunto ne parlava in maniera molto spassionata, perché noi siamo sempre della generazione dei fuffaguru, sai, c'è sempre quello che ti vuole vendere qualcosa. Invece lui in questo video diceva, guarda, questo è un libro che io ho letto, a me è piaciuto, non te lo devo vendere, non c'entro nulla con questo libro, non ha niente a che fare con me, però sappi che ci sono molti spunti interessanti perché racchiude le esperienze di vita di qualsiasi persona immaginabile, cioè di qualsiasi persona, soprattutto di successo, che possa esistere. Quindi ho fatto, vabbè, dai, lo leggiamo. E da lì è partito tutto. Ne sono arrivati altri. Sono arrivati eccetera. tanti altri libri, eccetera. Certo. Ma hai parlato all'inizio di un percorso psicologico che hai fatto, giusto? È arrivato dopo i libri, perché i libri sono serviti per capire che esiste qualcos'altro. Poi il supporto della terapia è arrivato perché ho capito e ancora credo fermamente che i libri ti possono aiutare, però hanno un approccio troppo generalista, quindi c'è bisogno di scendere nello specifico nella tua storia personale individuale, perché se capisci meglio chi sei, poi capisci anche come ti puoi muovere in tutti gli altri ambiti, che sia la vita professionale, quella relazionale o quella privata. Quindi se tu capisci meglio quali sono i tuoi trigger, cosa ti smuove, cosa invece non ti piace, cosa magari non ti piace però ne hai bisogno, allora sei molto più avvantaggiato. Io ho notato che come tipo di approccio aiuta molto. Quindi un'apertura generale, poi sono sceso più nel profondo per quanto riguarda la mia storia personale. Che insegnamenti ti sei portato a casa da questo percorso? Quello di terapia o in generale? Andiamo in ordine, terapia. Allora, dal percorso di terapia mi porto sicuramente dietro la consapevolezza adesso che quello che ci succede, ok, quando siamo magari bambini, perché poi la maggior parte dell'imprinting che una persona si porta quando è adulta si forma nell'infanzia, ok? E la maggior parte delle cose che ci succedono, quando poi cresciamo, rischiamo di vederle come delle condanne, rischiamo di viverle in maniera ingiusta. A me, ad esempio, tante volte è capitato di pensare, cavolo, però mi dà un sacco fastidio che i miei genitori si siano comportati così, la mia situazione è così, invece sarebbe potuta essere in un altro modo, sarei potuto essere più avvantaggiato, avrebbero potuto aiutarmi di più, quindi col dito sempre puntato verso fuori. Però questo tipo di percorso mi ha insegnato che in realtà, ad esempio, anche i genitori, nella maggioranza dei casi, semplicemente cercano di fare il meglio con gli strumenti che hanno al momento. Quindi tu crescendo realizzi, cavolo, vivere innanzitutto non è così semplice. E soprattutto cercare di vivere bene. Quindi lì uno switch da giudizio a compassione.
Quindi vedere anche i tuoi genitori come magari persone che, nonostante tutto, cavolo, hanno fatto il meglio che potevano con gli strumenti che sicuramente dentro la loro testa avrebbero voluto fare di più. Chi non vuole fare di più, però a volte si trova davanti a situazioni nella vita dove magari non puoi, o vorresti ma non riesci. Certo. E quindi quello è stato fondamentale, passare dal giudizio alla compassione, all'accettazione, al cercare perlomeno di capire. E poi sicuramente un'altra cosa importantissima che mi ha lasciato la terapia è la potenza di essere vulnerabili. Perché se non si è vulnerabili si rischia appunto di chiudersi nel nostro mondo, piccolo mondo interno, che se siamo fortunati si basa su dei pilastri molto solidi. Se invece siamo sfortunati potrebbe avere dei pilastri molto deboli, e quindi lì rischiamo che se non ci apriamo verso gli altri, magari ci chiudiamo in delle idee nostre che sono un po', sai, non voglio dire sbagliate, però controproducenti al vivere al meglio. E lì rischi di viverti una vita appunto col dito puntato fuori, sempre dando la colpa agli altri, perché ti sei chiuso in te stesso. Sì, vulnerabilità, a proposito del discorso sul viaggio in Perù, l'esperienza interiore, eccetera, eccetera, è stato uno degli insegnamenti che mi sono portato io a casa. Cioè, a quanto pare era uno dei principali blocchi che si frapponevano fra me e la mia felicità, serenità. E penso di non essere l'unico uomo che non era aperto alla vulnerabilità e quindi soffriva in qualche modo di un qualcosa senza sapere effettivamente di cosa si trattasse, perché comunque la vulnerabilità ti apre un sacco di porte, cioè ti rendi conto che in fin dei conti sei umano, è quella chiusura in qualche modo che forse prendiamo in Occidente, quella chiusura dove devi essere il duro, il figo, il forte, quindi competitivo a manetta è sardo, quindi competitivo, molto competitivo, in un certo qual modo ti sta facendo del male, sotto sotto. Quindi sti cavoli, niente, no? Siamo vulnerabili, apriamoci alla vulnerabilità. Ma anche perché una cosa bella soprattutto del viaggiare è che poi, se ovviamente tu sei aperto, perché ritorniamo sempre a bomba, se tu non sei aperto rischi magari di vedere il mondo attraverso le lenti dei tuoi occhiali personali, no? A me piace un po' questa metafora. Cioè, se tu ti metti gli occhiali no, io ho le mie idee, punto, basta, con quello non ci parlo perché è di quel colore, con quello non ci parlo perché è di quella religione, allora lì ti sei fatto la tua idea del mondo, boh, da lì nessuno ti può togliere. Però se invece ti togli quegli occhiali e indossi gli occhiali dell'apertura, io parlando con persone di qualsiasi colore, qualsiasi religione, qualsiasi età, capisci che poi alla fine, alla base, sono uguali a te, cioè siamo persone. Alla fine i problemi di un ragazzo di 28 anni sardo sono gli stessi più o meno a grandi linee di un ragazzo magari di un uomo di 45 anni dall'altra parte del mondo, perché condividiamo tutti la stessa base, siamo esseri umani alla fine, quindi quello che può far soffrire a me sicuramente farà soffrire a te, a prescindere che tu sia bianco, nero oppure giallo, cioè non... Sì. quello ti lascia tanta umiltà, secondo me. È una cosa che ti umilizza, non so se si può usare, ti umilizza tanto, perché in certi contesti, soprattutto qua in queste zone, se non ti esponi rischi di diventare molto giudicante. Giudichi molto, ti apri molto poco e magari hai anche delle idee che scopri essere poi totalmente infondate dopo. Quindi quello è sicuramente molto importante. Circoscritta la tua esperienza, visione magari limitata e limitante. Certo. Sì, io per vulnerabilità intendo anche aprirsi alla dimensione emotiva, che magari per noi maschietti è un attimino più complicato per 1000 ragioni, e quindi magari viviamo un'esistenza distaccata ma ti parlo di un semplice abbraccio a un amico, un semplice come stai, sentito, come va. L'altro giorno nel suo podcast, perché adesso apriamo una parentesi, Michelangelo a sua volta ha un suo podcast. Sì, è un podcast che condivido con Daniele Bono, che è un caro amico pedagogista,
di Cagliari abbiamo questo podcast che si chiama CTD, Conversazioni tra Destini. CTD però in sardo vuol dire anche stai zitto, quindi abbiamo pensato di costruire il podcast utilizzando questo ossimoro, quindi CTD, che però vuol dire anche Conversazioni tra Destini, che quindi è un'esortazione a parlare, ad aprirsi, che è l'unico scopo di quel podcast. Cioè a noi piace aprirci, parlare con le persone, conoscerne di nuove e portare la loro storia. In una puntata abbiamo ospitato Simone e lì, come stava dicendo, abbiamo toccato il tema appunto della vulnerabilità. Sì, della vulnerabilità, sì, di quanto sì, sia importante. E io ricordo, lo ridico anche qua, un bel giorno con un caro amico, una decina di anni fa forse, si parlava delle cose difficili da fare nella vita. Tu riusciresti a fare quello? Sì. A un certo punto mi viene proprio questa intuizione, evidentemente per me era un qualcosa di difficile, e gli dissi, te ne dico una che secondo me non sai fare. Perché lui comunque, tutte quelle che gli dicevi, lui ti rispondeva sempre sì, certo, io... Ho questo ricordo, passati Ok. 10 anni. Però fino a quando a un certo punto gli ho detto, ok, adesso io ti dico, immagina questa scena, vai davanti a tuo padre, immaginatevela anche voi, sia maschi che femmine, forse più i maschietti, vai davanti a tuo padre, ok, lo guardi negli occhi e gli dici, papà, ti voglio bene. Lo abbracci e gli dai un bacio sulla guancia. Non è necessario il bacio, però tu ce la fai? Ci riesci? Per alcuni magari è un giochetto da ragazzi, per altri potrebbe essere molto complesso. Il mio amico mi guardò negli occhi e mi rispose, usando il passato remoto, e mi rispose, no, non ce la faccio. Questa è tosta. E Cioè, torniamo a bomba ed è il sulla padre. vulnerabilità. Com'è? E quello è il padre, la persona che dovrebbe essere più emotivamente vicina e disponibile. Immaginati se non ce la fai a farlo col padre, come fai a farlo con un partner o con un figlio. O con, Certo. sono delle cose veramente base. Una cosa che mi ha insegnato appunto la lettura e la terapia è che in questa società cerchiamo di preoccuparci più dei costrutti, più delle cose magari esteriori, come appunto avere magari un bel lavoro che ti dà tanti soldi, avere riconoscimento sociale, però non ci preoccupiamo delle basi, delle fondamenta, di quelle che se te ne prendi cura veramente, poi per forza di cose ti portano dove vuoi arrivare, come conseguenza. È un po' come mettere le tegole belle sul tetto quando hai fatto le fondamenta sulla sabbia, o quando magari non le hai neanche fatte le fondamenta. Cioè, se tu non sei capace di andare da tuo padre e dirgli papà ti voglio bene, dargli un bacio e magari perdonarlo perché non è riuscito a essere il padre migliore del mondo, come pensi di poter essere un buon padre tu, Sì. di poter... La famiglia è la base, molto arriva da là. Quindi è fondamentale fare la pace con la tua origine, il tuo nido, la tua radice, per di conseguenza poi anche come effetto collaterale avere tu poi in secondo luogo un benessere. Certo. Ed è veramente terapeutico risolvere con i propri genitori. Senza quel tipo di risoluzione, secondo me è difficile poi raggiungere un'abbondanza, un Totale. benessere totale. O magari li raggiungi. Perché, ad esempio, io una cosa che prima di questo percorso che ho fatto, mi sentivo molto in inglese si dice overachiever. Mm-hmm. Sai, quelle persone che magari si puntano su qualcosa, tendono a raggiungerla, magari a puntare all'eccellenza in qualcosa, però perché in realtà vuoi ottenere un qualcosa di fisico, di tangibile, sperando che colmi dei buchi che non potrà mai colmare. Quindi magari arrivi anche ad avere quel lavoro da 100.000 euro all'anno, 150.000 euro all'anno, però magari sei infelice. Sì. Perché non hai capito il perché l'hai rincorso. Cioè, cosa speravi che ti desse ottenere quello. Quindi sono tutte cose che secondo me vale la pena pensarle e poi soprattutto pensarle il prima possibile. Beh, cioè prima risolvi meglio è. Poi magari trovi anche il lavoro giusto, trovi anche un partner buono, però poi ci sarà sempre qualcosa Certo, sotto che non sai magari bene nemmeno che cosa è, che non ti mancherà quel tassello che magari appunto non conosci, per raggiungere uno stato di certo, pace e di benessere. E probabilmente è semplicemente il fatto che con tuo padre o con tua madre c'è dell'irrisolto in sospeso. certo. Anche perché poi
una cosa che ho imparato e che sposo è un po' una suddivisione della vita per macro aree, ok? C'è un sito molto carino, si chiama Mind Valley, dove appunto ti insegnano a fare, tramite un assessment, tramite un test, una panoramica della tua vita. Una parola? Panoramica. Una panoramica. E loro dividono la vita in 3 principali aree, cioè la vita personale, la vita relazionale e la vita professionale. A loro volta, a cascata, vita personale, altre sottocategorie, professionale sottocategorie, relazioni sottocategorie. E quello mi ha aiutato molto, perché magari quando ero più piccolo tendevo a vedere la vita come un mischione unico, ok? Come un mix unico di cose, quindi era anche molto affaticante a livello emotivo. E invece mettere un ordine mi ha aiutato ad affrontare con più tranquillità le cose. Quindi la vita professionale, ok, cioè se io ho dei problemi al lavoro, non per forza me li devo portare nella mia vita personale, non per forza li devo trasferire in quella relazionale, è tutto un po' connesso, ok? Sì. Però anche imparare a suddividere le cose ti aiuta mentalmente, a dare un ordine, a dare un imprinting diverso a come ti muovi nella vita. Ci sta? Ok? Sì. Però poi, come dicevi tu, sono connesse. È Certo, tutto collegato, quindi però ti fa capire che, come in tutto nella vita, ci sono delle cose che hanno più importanza di altre. Ovvero, cioè se tu magari, come dicevamo, non hai risolto certi problemi personali, che per me sono la fondamenta della casa, è rischioso pensare che magari l'infelicità della tua vita derivi dal fatto che, lavorativamente parlando, non sei nella posizione in cui vorresti essere. Perché magari pensi che quello sia la causa dei tuoi problemi, quando magari in realtà, se imparassi a segmentare e a soffermarti su ogni categoria, capiresti che no, aspetta, se ci penso bene, il lavoro non è che magari fa tutta questa differenza. Il mio vero problema magari è lì. Magari il mio vero problema è nella vita personale o nella vita relazionale. Quindi questo è una cosa che per me personalmente è stata molto interessante. quindi in qualche modo suddividere, mettere ordine nei vari Sì, aspetti. sì. Ci sta, ci sta. Ascolta, invece la spiritualità? Spiritualità è sempre stata molto, molto presente e molto importante, perché io a 16 anni circa lascio casa dei miei genitori e vado a vivere da mia nonna. Mia nonna super cattolica. All'inizio mi dava anche un po' fastidio, ok? Io non ho una religione particolare, però credo che esista un qualcosa. Esista un qualcosa di più grande e penso che le religioni più o meno si accomunano tutte. Alla fine vanno a toccare dei principi che sono comuni a tutte le religioni alla fine. Ed è stato molto interessante perché adesso crescendo, magari facendo più esperienze nella vita, eccetera, certe cose che diceva mia nonna mi facevano sorridere, che prima magari mi davano molto fastidio, come magari quando volevo fare dei piani. Nonna, guarda, io penso che farò quello, farò questo, farò... E mia nonna mi diceva sempre, vabbè, tu adesso vivitela come viene, perché l'uomo propone e Dio dispone. E dicevo sempre, che palle, ma cioè perché questa cosa? Io la vivevo molto in maniera negativa. Oppure, nonna, ci vediamo domani, se Dio vuole. Che se Dio vuole? Cioè io sono quello che può comandare tutto, che può controllare tutto. Sì, ma anche no. Quindi per me la spiritualità è molto importante perché mi fa riflettere, cioè sento che comunque dipendo da un qualcosa di più grande. Mi aiuta a vivere in maniera più umile, magari anche quando ho quella fame molto dopaminica raggiungere obiettivi, di raggiungere obiettivi soprattutto magari molto esteriori, molto materiali. Allora quello un po' mi riporta sul piano spirituale, appunto, e dico ok, è una cosa di cui ho bisogno o è una cosa che voglio perché ne ho fame materialmente? E quindi sicuramente la spiritualità per me è un buon GPS che ti aiuta a navigare la vita in maniera più, come dire, più positiva forse. Bene.
mi raggancio un attimo al discorso che stai facendo ora e che stai facendo anche prima. Mhm. Allora, io insomma, non sono una persona religiosa, sicuramente spirituale, però nelle religioni effettivamente si trova tanto. Al momento sto leggendo un libro che si chiama La voz de tu alma o de mi alma, non ricordo, di uno spagnolo molto conosciuto, dove fondamentalmente sono ancora all'inizio, ma ti insegna a riconnetterti con la tua anima, no? Quindi con la tua parte più divina, più potente anche in un certo qual senso. E lui parla di 3 passaggi. Il primo si riaggancia a quanto dicevi tu qualche minuto fa. Il primo è uscire dal vittimismo. Quindi partire dal presupposto che tutto quello che ti accade nel bene e nel male in qualche modo è collegato a te. Cioè in qualche modo indirettamente o direttamente ne sei tu l'artefice. O quantomeno puoi fare un qualcosa affinché quella situazione cambi. Quindi esci dal vittimismo e prendi in mano le redini della tua vita, no? Mi sa che la seconda la chiama empoderamento, cioè prendi in qualche modo il potere, no? Cioè parti dal presupposto che dentro di te c'è una scintilla divina, chiamiamola così, dopo che sei uscito dal vittimismo, e inizi a creare quello che vuoi creare nella tua esistenza, no? Della serie c'è un potere forte in me, eh, mi riconnetto con quel potere e inizio a creare. Non sono più vittima, ma sono un creatore. Il terzo passaggio, poi invece, e qua arriva l'altro collegamento con quanto dicevi, è renderti conto che sì, sei un creatore e c'è una scintilla divina dentro di te, ma al tempo stesso c'è dell'altro intorno a noi, cioè la divinità è sia dentro che fuori. Quindi fondamentalmente siamo co-creatori, nel senso che abbiamo un potere personale, non siamo vittime, però poi effettivamente c'è altro, c'è un potere anche là fuori, c'è un universo, c'è un Dio anche intorno a noi che co-crea al tempo stesso insieme a te. Quindi è come se sei l'artefice del tuo destino, sì, però c'è un piano più grande di te. Sì, è un po' come... Boh, adesso dicendo questa cosa mi hai fatto pensare. È un po' come se fosse magari un videogioco, ok? Un videogioco dove ci sono tanti modi in cui tu puoi affrontare il gioco stesso, Mhm. però poi alla fine ci sono delle regole generali dettate dal gioco dove tu non puoi uscire più di tanto. Però questo non vuol dire che tu ti debba chiudere e allora dire "Oh, non gioco più, allora non gioco". No, tu hai il potere di giocare col tuo stile, giochi come vuoi tu, però poi devi essere cosciente perché ovviamente cioè, è innegabile che ci siano delle regole nel mondo. Cioè, la legge di gravità è uguale per tutti. Se tu prendi una persona buona e la tiri da un ponte, prendi una persona cattiva e la tiri da un ponte, tutte e due finiranno per schiantarsi. Questa è una regola che non è che puoi, cioè non ci puoi discutere molto. Però questo non vuol dire che tu non debba vivere la vita e giocartela come meglio puoi con le carte che ti sono state date, oppure con la speranza e con la voglia di chiedere altre carte o di creartene delle altre. Perché no? Perché Certo, dobbiamo vivere così? certo, certo. L'importante appunto è assumerti la responsabilità, Certo, cioè nel senso ciò che succede all'esterno in qualche modo parla di me, parla di quello che ho dentro, quindi voglio cambiare l'esterno, cambio in qualche modo me certo. stesso, senza farne una ragione di stato. Però siamo potenti, siamo creatori e possiamo fare tanto, però ci sono queste leggi universali e in qualche modo ti ci devi, come dire, Scendere a patti. ti ci devi adeguare e Scendere a adeguare. fluire con esse. C'è una frase molto bella che dice Gotto, che è sii fiume, cioè la serie fluisci, lasciati anche trasportare, cioè molte volte devi fare quello, perché se forzi troppo poi magari succede un bordello, no? Ma poi magari vuoi anche controllare tutto. Esatto, Però quando vuoi controllare tutto, devi essere sicuro che tu, che sei il controllore,
devi essere sicuro di avere magari quel bagaglio di esperienza o di giudizio per poterti portare nel punto migliore della tua vita dove tu puoi arrivare. Non so se mi sto spiegando bene. Cioè, quando tu cerchi di controllare tutto, stai dando per scontato che, siccome lo stai controllando tu, farai la scelta giusta, perché ti senti sotto controllo, ma magari tu non sei capace di fare in quel momento della tua vita, non hai l'esperienza per poter fare la scelta che ti serve davvero. Quindi a volte lasciarsi anche un po' andare serve appunto anche ad aprirsi e a vedere dove ti porta la vita, perché magari ti porta in un punto dove tu non saresti potuto arrivare controllando certo. tutto. Quindi deve essere secondo me la verità come in tutto sta nel mezzo. Un equilibrio tra, esatto, il controllare. C'è una preghiera bellissima che a me mi aveva cambiato la vita, sempre forse letta nel libro di Tim Ferriss, è la preghiera degli alcolisti, che fanno fare gli alcolisti anonimi in America, ma forse anche qua. Adesso mi devo ricordare esattamente le parole, dovrebbe essere, allora, Dio, dammi la forza di cambiare quello che posso cambiare. Quindi darmi la forza di cambiare quello che posso cambiare. No, bugia, dammi il coraggio di cambiare quello che posso cambiare. La forza di accettare quello che non posso cambiare e soprattutto la saggezza per capire la differenza tra le due. Bello. Perché a volte ci puntiamo a cambiare cose che non possono essere cambiate e altre volte non abbiamo il coraggio di cambiare cose che, minchia, cioè, potremmo cambiarle. Sono lì, basta veramente poco. Però magari ci manca il coraggio. Sì, o la vulnerabilità forse poi è anche arrendersi, no? Della serie arrendendoti molte volte vinci, no? Sì. Cioè stacca, taglia un attimo e lascia fluire senza voler controllare tutto e senza opporre troppa resistenza, perché alla fine è intelligente questo posto, questo mondo, questo videogioco dove viviamo, soprattutto è benevolo, nonostante tutto. Ma poi Quindi esiste affidiamoci in qualche certo, ma modo, poi no? esiste da molto più di noi. Cioè io come posso pensare che io in 28 anni posso avere una memoria, posso aver capito meglio come gira il tutto di un qualcosa che esiste da sempre? Cioè ha senso? Beh, sì. Poi ovvio, questo non deve essere frainteso, non è che stiamo dicendo andate in guerra senza le armi. Prima assicurati di farti una base, prima assicurati di avere un minimo di strumenti per poter navigare anche gli imprevisti, cioè formati, fatti una base forte e non che io lo dica perché penso di averlo o perché penso che Simone ce l'abbia, però almeno prova a farti una base che ti consenta nel momento in cui la vita ti presenta una situazione inaspettata di dire ok, mi ci affido però perché so come posso affrontarla. Cioè, un minimo ho un'idea di come posso navigare questa corrente così. Sì, poi insomma, forse un po' per chiudere, diciamo che la spiritualità e la crescita personale ci danno tutta una serie di strumenti preziosi, alcuni li abbiamo visti anche nelle interviste precedenti, per orientarti meglio, per vivertela meglio, fondamentalmente. Per me, in qualche modo, la spiritualità è anche una sorta di ricerca della felicità, cioè nel senso c'è un mondo che ti spiega, ti aiuta a capire perché accadono determinate cose, ti dà anche un senso a questo che sta succedendo anche in questo momento, cioè nel senso, doppio gioco di parole, eh, tutto ha un senso, tutto ha un perché, tutto ha un significato ed è molto bello quando poi ti ci addentri e capisci che è tutto connesso. Ma poi adesso mi viene sempre da pensare, noi siamo anche fondamentalmente un po' stupidi, soprattutto quando poi non ti interessa magari aprirti, leggere, bla bla bla. Perché? Trattiamo delle cose nel mondo di tutti i giorni in maniera molto, molto particolare. Cioè, se tu ti rompi una caviglia domani, io sono sicuro al 100% che tu vai dal medico che ne sa più di te a fartela controllare. Però se magari uno ha un problema emotivo o mentale, no, magari andare dallo psicologo, no, allora vuol dire che no, ma che è la stessa identica cosa. Anche la crescita personale, la spiritualità, cioè tu, se ti dicessi, ok, devi andare in un punto X che non conosci, non ci sai arrivare, useresti il GPS, metteresti le coordinate oppure navigheresti così a vita? C'è chi lo fa, c'è chi si siede in macchina e va.
E ci sta. E ci sta. Ci sta. Magari per un periodo, non lo so. Magari per un periodo. Però a un certo punto impari anche tante cose, però io dico, cioè, se hanno inventato la macchina, perché tu devi ripartire dai cavalli, poi la carrozza? Cioè, esiste. E sarebbe stupido se io ti dicessi devi andare partendo da Cagliari, devi andare a Olbia, se puoi mettere il GPS, perché Certo. non farlo? Cioè, non è che il GPS è una cosa che ti fa cadere da un burrone oppure ti dà strade sbagliate per deviarti, perché no, non si sa questi strumenti, sempre avere questa sorta di paranoia verso la vita, verso le cose, verso magari uno strumento che ti può far conoscere più o che ti promette di farti arrivare da qualche parte. Sempre essere guardinghi, perché? Cioè, perché? Cioè, ci saranno dei motivi, tanti motivi, certo. Il nostro invito è aprirsi a questi strumenti, queste conoscenze, perché c'è veramente un mondo capace di rivoluzionarti positivamente la vita. Certo. No? Tu hai letto anche altri libri poi dopo? Sì. Io ho anche fatto una mia piccola raccolta, si chiama 20 libri e un terapista, è un libro che ho messo insieme perché dopo il periodo di terapia mi ero ritrovato con quasi una ventina di libri e più che avevo letto e poi tutte le lezioni che io mi scrivevo sui post-it dopo ogni seduta di terapia e le appiccicavo all'armadio. Quindi l'armadio poi era diventato pieno di post-it, me l'ero messo in un file Excel e poi da un Excel è diventato un piccolo libro. Quindi in sostanza sì, ne ho letto diversi, sicuramente uno che mi piace tanto è il Tao Te Ching, Dao De Jing di Lao Tzu, quello è molto bello, un libro veramente molto bello che consiglio di leggere, è stato un po' uno spartiacque in Che questi ultimi anni. insegnamento ti sei portato a casa da questo libro? Questo libro, soprattutto nel finale, ti dà un po' una botta, un po' uno schiaffo di vita, ti dice. E poi sono libri antichissimi, che comunque, cioè già quando la vita era molto più semplice di adesso, che ora si applicano ancora meglio. Ti dice, cioè, tu sostanzialmente nella vita, quando hai capito le basi, inizia a fidarti di quello che hai capito e a vivertela. Non cercare sempre di fare costrutti, di capire, di overcomplicare le cose. E ti fa l'esempio della trappola per il topo. Cioè tu, se vuoi catturare il topo, ok? Una volta che metti la trappola e il topo lo catturi, poi la trappola la devi buttare. Non hai più bisogno della trappola. Quello ci fa capire che a volte ci ingabbiamo, e questo è un po', secondo me, un lato negativo della crescita personale. Non un lato negativo, un lato un po', come posso dire, fuorviante della crescita personale, libertà finanziaria, bla 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 bla. Cioè, i concetti sono molto semplici. Però a volte non li vogliamo seguire veramente, non vogliamo buttarci all in e dire ok, faccio questo, ci provo veramente, cerchiamo sempre delle microversioni che ci possono far sentire un pelino meglio, ma perché in realtà non ci vogliamo buttare veramente. E alla fine diventi magari come quel manager milanese che è stressato, però nell'ufficio c'ha l'orticello zen, capito? Mm-hmm. Delle microscimmiattature di quello di cui avresti veramente bisogno per paura di perdere poi in realtà la parte che dovresti mollare di te. È un discorso un po' complesso. Non è facile, non è facile, però è facile. ha un suo, soprattutto poi quando uno legge il libro, risuona in maniera particolare. Quindi in sostanza sì, cioè se capisci che una cosa per te non va bene e hai capito che strada devi prendere, prendi quella strada e vai. Cioè è inutile che continui, certo. No, però aspetta, mi leggo un altro libro, però faccio ancora una. È tutta una cosa che rischia solo di darti quell'illusione di perfezionare un qualcosa che non ha bisogno di essere perfezionato. Magari. Anche perché tornando al controllo, al discorso dell'arrendersi, la vulnerabilità, eccetera, eccetera, anche il voler capire tutto. Cioè, non è possibile. Certo. Capisci quello che devi capire, poi vai. Esatto. No? Come il discorso del podcast, anche all'inizio c'è il video di presentazione dove racconto un po', anche oggi, dai, per creare un po' questo. Se aspetti il momento in cui tutto è perfetto, non inizi mai, non parti mai, non ti muovi. Certo. Perché non esiste quel momento. Il momento giusto è adesso. Poi le cose si sistemano. Però prendi, hai capito più o meno l'ABC di quello che devi capire. Prendi, parti, vai. Anche lì ci sono un sacco. Io invito magari chi ascolta a approfondire anche il discorso del tempo. Cos'è il tempo? Come funziona il tempo? Perché noi siamo convinti che il tempo magari abbia una linearità. Ieri, l'altro ieri, è troppo tardi, sono troppo vecchio. Io non voglio aprire troppe parentesi, però
suggerisco di approfondire perché si scoprono cose veramente molto interessanti. Sì. A proposito di tempo, permettetemi di controllare come siamo messi col tempo. Abbiamo più o meno una ventina di minuti ancora. Michelangelo, più o meno ci siamo? Siamo arrivati? Hai qualcosa da aggiungere sulla spiritualità, la crescita personale, l'imprenditorialità, la libertà finanziaria, l'arte? Non abbiamo toccato forse in realtà il lato artistico. Starei più sull'arte, perché comunque libertà finanziaria è cioè, mi piace parlare di qualcosa quando ce l'ho proprio tra le mani. Ok. Non posso dire ovviamente di avere una libertà finanziaria adesso, però ovviamente qualche concetto molto utile anche lì l'ho salvato dentro di me, come dire. Sicuramente un rapporto con i soldi molto diverso rispetto a quando ho iniziato, anche perché poi assolutamente io non ho mai navigato nell'oro, anzi. Però ricordami, tipo Padre ricco, padre povero l'avevi letto, vero? Padre ricco, padre povero è stato il secondo libro, il primo era stato Money Master the Game di Tony Robbins. Ok. Un libro molto interessante. Poi Padre ricco, padre povero. Poi avevo letto anche, mi ero informato quando vivevo fuori in Portogallo sulle criptovalute, avevo comprato un libro lì di Antonio Villasa Pacheco, adesso non ricordo bene comunque un libro sul Bitcoin, e ti spiegava tutto il mondo cripto in generale. Porteremo qualche esperto di criptomonete presumibilmente presto. Tra parentesi, mondi dove bisogna andare con i piedi, cioè molto di piombo, bisogna studiare, bisogna capire quello che si sta facendo, perché appunto i soldi, quando inizi a vederli in un certo modo, diventano più un gioco che un qualcosa che ti consente di vivere mese per mese. E come in tutti i giochi si può vincere e si può perdere. Però se conosci le regole... Se conosci le regole hai più probabilità magari anche di vincere, ci mancherebbe. Però bisogna sempre capire dove ci si trova, è come il Monopoly. Io da piccolo odiavo il Monopoly. Adesso, nonostante non riesca a giocarci con la frequenza che mi piacerebbe, lo adoro, perché è un gioco che cioè, se tu sbagli con Monopoly, per forza sbagli anche nella vita. Cioè, una cosa molto figa di Padre ricco, padre povero è il suo gioco, Cash Flow the Game. Però è vero, cioè tu tramite il gioco capisci come è fatta una persona. Io sono una persona molto di base, poca pazienza e irascibile. E nei giochi è che fa magari scelte molto impulsive. Nei giochi me ne rendo conto subito, cioè il gioco è un'occasione di vedere come sei tu nella vita in un ambiente controllato. È una stupidaggine come Monopoly, cioè se tu magari hai pochi soldi però rischi troppo, o hai troppi soldi e non rischi nulla, sono tutte cose che ti fanno capire, e alla fine la vita vera è quella. Cioè non è che cambia molto comprare un appartamento in Piazza del Popolo piuttosto che comprarti una casa e magari non hai soldi e stai facendo mutui, non avendo magari dei soldi in avanti, quindi non hai non hai un cuscinetto, insomma delle basi a livello finanziario che non è scontato che le persone abbiano. Io non ce le ho avute, la mia famiglia non ce le ha avute, per esempio. Anche lì bisogna formarsi, ma hai giocato al gioco di Kiyosaki? Sì, di Kiyosaki. Ho giocato online però. Okay. Però lo vorrei acquistare. Anche io, mi sa che esiste anche in italiano la versione. Sì, potremmo informarci. Sì, lo potremmo anche... Sarebbe figo fare una partita. Sarebbe molto interessante. Vediamo un attimo come siamo col tempo. Ci siamo. Arte, che diciamo sull'arte? Vabbè, ci siamo conosciuti innanzitutto in un corso di teatro. Ci siamo conosciuti in un corso di teatro. L'arte, grazie a Dio, fortunatamente, è sempre stata nella mia famiglia. Mio padre nasce tutto da parte di mia nonna paterna, con una vena artistica incredibile. Io a mia nonna paterna e anche a mia nonna materna devo tutto. Cioè, se non fosse stato per la famiglia estesa, probabilmente non sarei la persona che sono oggi. In bene e in male, però soprattutto fortunatamente in bene. Non siamo mai stati persone materialmente super abbienti, però culturalmente, moralmente sì, e questo è sempre stato molto importante per me. E mia nonna paterna ha una vena artistica molto, molto, molto marcata, interessante. Mia nonna è in grado di, a parte cucina tutto, come tutte le nonne. Però è un'ottima sarta, ha fatto l'abito da matrimonio per mia zia, l'ha fatto lei, mi faceva le camicie, cioè un'ottima sarta, dipingeva, creatività, creava pupazzi, creava costumi, è stata veramente un'influenza molto positiva nella mia vita. I figli, a sua volta, un mio carissimo zio, mio zio Sandro, anche lui persona splendida, chiave della mia vita a livello positivo.
un ottimo pittore, veramente ha fatto tantissimi quadri, lui ha una stanza pienissima di quadri e lui per me è un vero artista. Lui è quel tipo di artista che crea perché gli piace creare. Non ha quella roba di mostrarlo al mondo, faceva le mostre quando era giovane, ma adesso lui crea perché gli piace creare. Fa i quadri perché e poi li mette da parte. Però la tua vena artistica è un po' più improntata forse sullo spettacolo in qualche modo, no? Allora, la mia vena artistica io ho capito che, a parte, vabbè, esserne influenzato sin da quando ero bambino. Poi ho fatto anche l'artistico per qualche anno, poi ho cambiato scuola. Però si è sempre stata improntata sul performare, perché lì, attraverso il percorso di terapia psicologica, ho capito che io avevo un fortissimo desiderio di essere visto quando ero bambino. Cosa che non sentivo riconosciuta a livello emotivo magari dei miei genitori, perché mio padre lavorava molto, mia madre lavorava molto, classica storia di famiglia, cioè, famiglia media di tutti. Però io la sentivo veramente tanto questa cosa, quindi è sempre stato un po' un compensare delle mancanze. E quindi poi mi sono ritrovato con questa sorta di qualità, che però ho formato a seguito di quelli che secondo me sono stati dei traumi particolari della mia infanzia che mi hanno portato appunto a farmi notare, farmi vedere, anche magari quando non voglio. Però tendo molto magari a prendere la scena, a parlare molto, un po' di anche egocentrismo se vogliamo, però non so se mi sento egocentrico. Vabbè, tutti gli attori si dice che Un po' lo siano. abbiano... Però sì, più tendente al performativo, nasce da lì, però sto riscoprendo adesso, e un po' l'ho sempre sentito, che è un ottimo strumento quando devi comunicare qualcosa alle persone. Quindi ad esempio la sensazione di salire sul palco e di avere delle persone sotto al quale puoi comunicare qualcosa è una cosa molto potente per me. Se volete vedere lo spettacolo mio di Michelangelo dell'anno scorso, lasciamo il link. Esatto, perché è segreto. Non si può... Amatoriali. Amatoriali, certo, però comunque l'abbiamo fatto. Forse ve lo risparmiamo, però Michelangelo in qualche modo, oltre al libro, ricorda il titolo del libro? 20 libri un terapista si trova su Amazon. Perfetto. Hai creato anche qualche piccolo sketch comico, qualche video divertente, allora, no? sì, io con il mio primo lavoro è stato come assistente di produzione video con Gallo Films, Paolo Maniglia, che è un bravissimo videomaker di Cagliari, che praticamente segue la maggior parte dei contenuti per immobiliari, agenzie, matrimoni e proprio anche video musicali, veramente bravissimo. E con lui abbiamo iniziato a fare i video. Io il primo periodo della mia adolescenza avevo i contatti con Doomsday Society, che era la marca di Salmo. Facevamo i video con loro. Noi siamo stati i primi a fare i reel, alla fine, in Sardegna. Facevamo i reel montati con le musiche, filmati bene, editati bene. Poi dopo un po' di tempo anche con Circa Shoes, la marca di scarpe, mi passavano i materiali, io facevo i video, facevo degli sketch comici, però diciamo che poi quando ho approfondito con la terapia ho iniziato un po' anche a proteggermi da questa mia vena over produttiva che tendeva magari a produrre materiale per metterlo nel mondo, perché mi rendevo conto che in realtà stavo cercando un feedback, capito? Un feedback dalle persone che mi dicessero: no, abbiamo messo mi piace, abbiamo commentato, il tuo video è bello. Allora lì ho detto: c'è del potenziale. Tantissime persone mi hanno detto: avresti dovuto continuare, però se l'avessi dovuto fare a discapito della mia tranquillità e serenità emotiva e personale, allora lì è stato meglio dire no, ok, fammi formare, fammi mettere le basi, poi a questa cosa ci ritorno quando la saprò affrontare emotivamente. Quindi c'era già una sorta di consapevolezza, forse acquisita anche dai tuoi percorsi, che ti ha consentito di rallentare un attimo. Sì. Miki, siamo in chiusura. Ti chiedo se riesci brevemente a riassumere un po', sempre in campo artistico, cos'è per te l'arte? Come la definiresti per te? Per me l'arte è utilizzare un mezzo, che sia il video, che sia la fotografia, che sia il performativo, per raccontare un pezzetto di cosa è la vita.
Per me attraverso l'arte tu puoi raccontare cosa sia la vita, un pezzetto di cosa sia la vita, utilizzando uno strumento, come appunto abbiamo detto, video, foto, la tua voce, uno spettacolo, porti la vita. Ed è molto importante, secondo me, vivere prima la vita, prima di fare arte. Si può fare l'arte a qualsiasi età, però l'arte, per come la vivo io, come la intendo io, è quel qualcosa che nasce dopo delle esperienze toccanti, che senti che ti abbiano toccato nella vita, o che vedi toccanti nelle altre persone. Quindi raccontare un qualcosa che hai sentito emotivamente prima. Se tu mi dici ti do un foglio, disegna questa sedia, sì, magari se la disegno molto bene è arte, però non mi lascia niente emotivamente. Quindi per me l'arte sei tu che fai un viaggio, trovi una signora seduta in una sedia che ti colpisce profondamente perché magari sta guardando la foto del figlio e sta piangendo e la disegni. Anche se l'hai disegnata male, mi comunica qualcosa emotivamente. Quella per me è un po' più arte. Quindi va a braccetto con l'emozione, Va a diciamo. braccetto con l'emozione. Ok, perfetto, Miki, ci dirigiamo verso il finale con le Sì. 5 domande di rito di chiusura. Tra l'altro, spoiler, 2 o 3 sono sue, dai libri che si è letto lui e io in qualche modo glielo rubate. Passatemi la parola, Tanto li ho rubati anch'io. appunto, quindi ormai fa differenza. Allora, Miki, la prima è se ci consigli velocemente, perché non abbiamo più tantissimo tempo, un libro e un film che ti hanno ispirato, per te importanti, rappresentativi. Tools of Titans, Il libro? Strumenti dei giganti dovrebbe essere, di Timothy Ferris. È un film che mi piace molto, è Una settimana da Dio, con Jim Carrey. Jim Carrey. Sì, c'ha un significato bello importante. Piace anche a me. Sempre in ambito consigli, abbiamo 100 euro a disposizione. Cosa ci compriamo? Ragazzi, le scarpe barefoot. Le scarpe, informatevi sulle scarpe barefoot. I nostri piedi non sono fatti per stare dentro le scarpe commerciali che ci vendono. Informatevi perché vale davvero la pena. Ma le Scarpe hai? barefoot. Le hai? No, adesso Che non te le ho mai viste, mi sa. No, in realtà no, ce li ho in macchina, però. Sono scarpe semplicemente che hanno la tomaia più larga, finito. Perché noi indossiamo scarpe che sono a punta, strettissime e non hanno assolutamente la forma anatomica del piede. Non ce l'hanno. Ci informeremo. Informatevi su questo. Miki, poi, nei momenti di bisogno, quando stai male, che fai per star meglio? Allora, prima sicuramente sentivo subito il terapista, quindi gli mandavo un messaggio e schedulavo un momento dove potevo dire ok, c'ho un caos in testa, questa persona mi aiuta a rimetterci ordine. Adesso mi aiuta molto scrivere. Utilizzo anche sinceramente, non so se questo è un consiglio che mi sento di dare, perché lo strumento è particolare, va usato con attenzione, però è molto utile magari anche ChatGPT, l'intelligenza artificiale, chiedergli ok, sono in uno stato di confusione, aiutami a capire come mi sento. Lui ti dà una serie di prompt suddivisi per appunto aree della vita dove tu riesci a farti un'autoanalisi e capire perlomeno in che punto stai soffrendo. E quello è molto utile. Anche poi magari per sentire il terapista e dirgli oh guarda, mi sono reso conto che in quest'area della mia vita mi sento così. La scrittura era già uscita, ChatGPT no. Vorrei aggiungere molto importante, dormire. Dormire e allenare, cioè ovviamente l'emotività e la testa segue molto il corpo, quindi per forza di cose se non dormiamo, cioè se dormiamo ogni giorno 5 ore a notte, non ci alleniamo mai, mangiamo male, come pretendiamo che poi anche a livello mentale, emotivo stiamo bene? Sono molto collegate. Io ho scoperto di essere estremamente collegato. Ho scoperto di essere cose Sì, super collegate. assolutamente, totalmente. L'allenamento fisico ti fa proprio star bene, ovviamente E il l'alcol, buon l'alcol riposo, ragazzi no. l'alcol non L'alcol saprei. ragazzi no. Su ChatGPT mi sento di dire sperimentate, perché non so, forse è più spirituale di quanto pensiamo. Miki, allora, la successiva è proprio tua, in qualche modo, nel senso che mi ricordo benissimo che arriva da te e dai libri che ci sei Cosa letto. pensi di Michelangelo? Beh, è un bel ragazzo, sicuramente. Vabbè, no, dai, non apro parentesi che stiamo chiudendo, però diciamo che siamo entrambi spiritosi. Chiudo al volo e apro la domanda. Abbiamo un cartellone gigantesco nel cielo, lo può leggere chiunque. Che ci scriviamo? In questo cartellone gigantesco nel cielo ci scriverei
fai terapia, questa è una frase che avevo letto in un'immagine da qualche parte, fai terapia per non rendere un inferno la vita delle persone che non c'entrano nulla con i tuoi problemi. Consigliamo la terapia. Sfatiamo un po' questo specie di pregiudizio nei confronti della terapia così al volo, nel senso, tra l'altro, non per forza devi andare a fare terapia, cioè non sei pazzo se vai a fare terapia. Siamo tutti incasinati e avremo bisogno di una bella terapia. Chiuso. Miki, abbiamo le 2 ultime domande dove devi rispondere alla domanda dell'ospite precedente e formulare tu la domanda per l'ospite successivo. Sapendo chi sarà oppure no? Non sai chi sarà. Posso dirti chi è l'ospite precedente? Vai. Hai visto una foto mia e sua recentemente in una storia su Instagram. Ah, ok. Ok, il problema è che mi devo alzare e devo andare a prenderla perché non ce l'ho. Cazzo, si scaresce. Tutto questo ovviamente non lo No, questo no, è un cazzo, lo tagliamo. Questo rimane tutto. La domanda che fa Carla, la ragazza argentina dell'intervista precedente, è la seguente. Quale credenza, traduco letteralmente dallo spagnolo, correggimi se sto vaneggiando, hai dovuto lasciare andare per crescere? Quale credenza ho dovuto lasciare andare per crescere? Che io posso cambiare le persone che non in realtà vogliono cambiare. Che io posso attivamente, attraverso il mio sforzo, cambiare la vita di un'altra persona. Non posso? Che io posso. Sì. Io ho dovuto lasciare andare l'idea di... Okay. Io ho dovuto lasciare andare l'idea di, ok, se io mi impegno, faccio questo, mi comporto così, mi comporto cosà, faccio cambiare questa persona. Quello che ho imparato, lasciandomi andare, è che no, che mi cambio io. Cambio io, poi questa persona eventualmente, se attraverso il mio esempio avrà piacere di cambiare, bene. Se non ha piacere di cambiare, la vita è la mia. Cioè io devo essere focusato sul mio percorso, non su quello degli altri. Perché tanto la verità è che nella maggior parte dei casi, quando cerchiamo di cambiare un'altra persona, stiamo cercando di cambiare noi stessi. Perfetto. Questo è un principio, diciamo, base nel mondo della spiritualità, sicuramente. Crescita personale, no, non so, forse anche lì, probabilmente. Ok, per chiudere abbiamo la domanda che devi formulare tu per il prossimo, o la prossima. Ok. Magari è una domanda che fai tu a te stesso, non trovi risposta. Vai, ruota libera. Ok, allora io al prossimo si può sapere che almeno che categoria. No. Niente. Ok. Se con l'esperienza che hai adesso potessi parlare con il tuo io di 18 anni, che consigli gli daresti? Bella. Bene, Michelangelo. Siamo È stato arrivati. un piacere. Sì, Ci vediamo a settembre. Prossimamente, dopo che torni dalle ferie. In una doppia intervista con qualche ospite. Molto volentieri. Un saluto a tutti gli amici di Connectando. Vi auguriamo una piacevole. Lo pubblicheremo un piacevole Ferragosto. Beh, questo uscirà il 14, un piacevole Ferragosto, una piacevole prosecuzione di agosto. Esatto, noi adesso diciamo il nome di tutte le festività, poi in base a quella che ci sarà montiamo il pezzo giusto. Ciao ragazzi. Ciao, grazie mille a tutti.